Bentrovati a tutti e buona domenica qua da Radio Rossonera. È domenica 21 gennaio del 2024, una bella domenica visto che il Milan ieri sera ha vinto 3-2 in rimonta a Udine contro l'Udinese e quindi sale di altri 3 punti in classifica. Le pagelle, ma non solo, insomma, saranno ovviamente molto anche commenti di quello che è accaduto ieri, riguardante anche purtroppo quello che è accaduto intorno alla metà del primo tempo con l'episodio di razzismo nei confronti di Mike Maignan. Guarda, vi farò un piccolo alt. Prima di tutto, se volete mettere like, assolutamente grazie per il like, che come sempre vi dico ci fa grandissimo, grandissimo gioco. E se per caso non siete iscritti al canale, male, perché è gratis. Quindi insomma, se volete iscrivervi al canale potete farlo direttamente durante il video, poi dopo lo riprendete, eccetera, ma ci dà anche questo una grande mano. Magari nell'editoriale di domani vi dico anche il perché, se no facciamo troppo lungo. Le pagelle di Udinese e Milan sono particolarmente complicate perché è stata una partita che ne rinchiuse una, due, forse addirittura tre. Ci sono molti giocatori che hanno messo insieme alcune buone cose, alcune cose particolarmente negative nella stessa partita. C'è un buon atteggiamento e preparazione alla gara iniziale, c'è un secondo tempo un pochino più pasticciato, insomma c'è veramente di tutto in questa partita e quindi siccome sono sicurissimo che i voti di oggi sono particolarmente personali, ancora di più del solito, e ne sarete sicuramente d'accordo con me e lo capirete tra poco perché sicuramente avrete qualche idea diversa dalla mia, potete farlo nei commenti, una vostra risposta, semplicemente anche il vostro elenco dei voti, così che ne parliamo insieme, magari direttamente domani nell'editoriale ne parliamo. Dai, parto subito con Mike Maignan ed è il motivo per il quale vi dico già che saranno pagelle strane, è questo. Mike prende senza voto per quanto mi riguarda, perché è talmente difficile andare a dare un voto a una partita per un giocatore che praticamente abbandona il campo per reiterati episodi di razzismo ai suoi danni. È difficile da giudicare una prestazione come se fosse una pura e semplice prestazione sportiva. Sì, è vero, c'è un gol preso, anzi forse due, non propriamente belli, c'è una bella parata di piede sull'occasione prima del gol del 2-1 dell'Udinese, però insomma, non ha veramente alcun senso parlare della prestazione sportiva di Mike perché è troppo condizionata da quello che è accaduto e quindi andrei oltre. Come non sarei andato oltre dicendo di sorvolare su quello che è accaduto, ma tant'è. Davide Calabria prende 6. Davide ha fatto una prestazione di discreto livello nel primo tempo, nel secondo è salvato da un'uscita proprio di Mike Maignan, tra l'altro, dove viene un pochino salvato, che aveva perso il duello con Camarà che si stava involando verso la porta. Per il resto è una partita normale, mi viene da dire. Passiamo a Matteo Gabbia, che prende 8. È un voto alto, forse anche un filino troppo rispetto a quello che ha fatto, ma è un pochino il merito che devo riconoscere a questo ragazzo che era andato via in prestito quest'estate, è tornato per una nostra necessità, più che per una volontà chiara e precisa di riportarlo, ovvero se non ci fosse stato il problema dei tanti infortuni a lungo termine, probabilmente, anzi quasi sicuramente non sarebbe tornato. È tornato, si è rimesso a disposizione, ha fatto 2 partite praticamente da percorso netto, senza errori, con la Roma e con l'Udinese, a volte dovendo anche affrontare l'avversario in un campo un po' più aperto del solito, cosa che magari poteva portarlo in errore. Invece ha fatto 2 o 3 chiusure di altissimo livello, a volte anche in inferiorità numerica, a volte quasi lui da leader della difesa rispetto a Kier. Quindi, insomma, quando un giocatore gioca bene c'è solo da fargli un applauso, poco altro. Simon Kier prende 6, partita un po' di transizione di Simon che
forse aveva un po' dato tutto nella settimana scorsa quando ha fatto le 3 partite in una settimana, oggi ha un pochino tirato il fiato. Non è andato sotto, insomma, gravi errori non ce ne sono, però insomma, filino meno bene del solito, ma sempre 6 è. Eccoci. Iniziamo coi problemi. Allora, a Teo ho dato 6 e mezzo. 6 e mezzo perché Teo alla fine è quello che fa l'assist del primo gol, è quello che fa praticamente quasi l'assist per il secondo, visto che manda in porta Giroud per il tiro che poi prende la traversa, eccetera. Ha giocato una buonissima partita dal punto di vista tecnico. Difensivamente l'ha lasciato un po' troppo. A De Bosele, quell'esempio, quel cross basso dove c'è Kier che mette una bella pezza su Lucca. C'è il pasticciaccio brutto del 2-1, un pochino in condivisione con Reinders, a dir la verità, ma lui, diciamo, forse ci mette la zampata decisiva. È un po' la media questo 6,5 tra quello che poteva essere una partita da 7, 7,5 e gli errori di qualche giocata singola. E quindi per me il voto comunque è positivo. Io lo rivedo bello partecipe e questo a me conforta tanto. Yassin Adli prende 6 più, prestazione onesta, positiva, senza magari le punte di Milan-Roma, però è una partita solida, lì in mezzo al campo. Ogni tanto un pochino portato fuori posizione dai 3 centrocampisti dell'Udinese, di giocare in quella posizione di campo con 3 avversari non è semplice se non ti dà una mano Loftus. Loftus ogni tanto ce l'ha data, ogni tanto no, e quindi comunque ha fatto una discreta prestazione. Tijani Reinders prende 5, se sapete che insomma è per me una pugnalata dargli 5, ma insomma bisogna essere onesti, ha fatto con ogni probabilità la sua peggior partita in maglia Milan. In maglia Milan ha già giocato anche già un'infinità di minuti e ci sta ad andare incontro a una partita particolarmente negativa, dove li abbiamo visto sbagliare tanto, sia sul controllo di palla, dove praticamente non sbaglia mai, ma veramente mai. Sul dominio della sfera è uno dei migliori per me della nostra Serie A, su come conduce palla, su come la tratta, su come la mantiene, su come la trasmette è anche uno dei migliori, ma lo abbiamo visto sbagliare anche di concetto oltre che di misura in alcuni passaggi, quindi non c'era stasera e ciliegina sulla torta finale quel passaggino un po' troppo avventato sui piedi di Teo, poi Teo ci mette su perché la stoppa male, si incischia, insomma. Partita negativa, niente da dire. Pulisic prende 5,5, ma potevo dargli anche 6 di stima per quella che ha fatto durante la stagione, ma anche lui partita un po' di transizione, non ha fatto veramente quasi nulla. Magari mi sono dimenticato io qualcosa, ma così a memoria non mi viene in mente nulla di Christian, una partita che ci sta in una stagione, nulla di trascendentale. L'Octus prende 7. Al di là del gol, una piccola precisazione sulla partita di Loftus. Gli ho visto fare cose particolarmente positive in ripartenza, quando spezza la pressione, spezza il raddoppio, quando va via di potenza, palla al piede, ma se ci fate caso sono sempre posizioni di partenza dai 50 ai 60, forse addirittura 70 metri dalla porta avversaria, cioè da centrocampista quasi, anzi senza quasi, da centrocampista. Quando è già girato fronte alla porta, con un po' di campo da usare, si rivedono alcuni sprazzi di quel Loftus-Cheek che abbiamo ammirato, ad esempio, in Milan-Paris Saint-Germain. Quando ancora ci schiacciamo, perché a volte lo impone anche la partita, quando l'avversario è basso e lui si rimane un po' schiacciato, stritolato tra le linee, il tre quarti fa una fatica, fa troppa fatica, fa veramente per me tanta fatica.
girato a spalle al campo con poco spazio fa un po' fatica, però per il resto, insomma, ha fatto per me una buonissima partita, forse una delle migliori che gli ho visto fare ultimamente, anche per continuità. Rafa, a proposito di continuità, anche qui è difficile dargli un voto pieno, perché Rafa è quello che manda in porta Giroud dopo 10 minuti libero di calciare davanti al portiere dell'Udinese, e lo stesso che si perde via, ad esempio non controlla una palla facile con la suola su una rimessa laterale che poi diventa dell'Udinese. È lo stesso che poi inventa quel bel tracciante alto, quella bella palla filtrante per Theo in occasione del 2-2. È lo stesso giocatore. Insomma, ne abbiamo parlato anche nel post partita. Mi sembra che sia giustamente arrivato il momento un pochino di scindere quello che è la critica lecita alla partita o alle partite di Rafa, perché alla fine se tira una linea ci sono sicuramente cose positive e spesso le sue cose positive sono anche cose decisive, tra gol, assist, eccetera, o giocate che portano al gol, e il resto della partita in sé che di solito non è propriamente positiva nell'ultimo periodo. È il motivo per il quale gli ho dato 5 e mezzo. Gli potevo dare 6, come gli potevo dare per alcuni tratti 5, ma non mi sembrava né una partita da 5 né una partita da 6. Motivo per cui ho fatto una sorta di media. Rafa Rafa anche in quello che ci ha fatto vedere a Udine dimostra di essere qualcosa di diverso rispetto alla media. In quello che ci ha fatto vedere a Udine, però, fa vedere che ancora non ce lo sta facendo vedere in questo periodo del tutto. Ci fa vedere qualche lampo, ma sono veramente lampi a intermittenza, dove però molto più spesso la luce è un pelino più spenta. Giroud, un altro. Dargli un voto, a Olivier Giroud ce ne vuole, perché come fai a dare un voto compiuto a un giocatore che continua a non essere super mega brillante, ma come abbiamo detto nella lavagna tattica di lunedì, è un maestro di questo ruolo, è entrato praticamente in quasi tutte le azioni, del Milan offensive, o la spizzata di testa, o il tiro che porta alla traversa, o le azioni dove comunque va a calciare di testa, si crea un'occasione su Nolan Perez. Comunque c'è. Nelle partite comunque il segno lo lascia. Non è il miglior Giroud di sempre, ma non è nemmeno un giocatore tragico, anzi tutt'altro. E credo esattamente la prestazione di un giocatore di una stoffa enorme, di una qualità internazionale altissima, che è arrivato a un livello talmente alto che adesso riesce comunque a incidere, nonostante magari atleticamente un po' il fisico gli ha presentato il conto di una stagione che ha tirato, diciamo così, gli ha fatto tirare la carretta per 3-4 mesi iniziali. Non è il miglior Giroud, ma alla fine è talmente più forte della media che ancora lo zampino ce lo lascia. Chiudiamo con la panchina e chi la panchina insomma la gestisce, ovvero il mister. Okafor e Jovic prendono entrambi 7 per il semplice fatto che sono decisivi entrambi. Nessuno dei 2, oltre al gol ha fatto tantissimo nella gara, ovviamente un pochino di più Okafor anche per il tipo di ruolo che ha, e credo ancora che Okafor, al pari di tanti altri giocatori del Milan, sia un po' la dimostrazione che la rosa è migliore di quello che ha fatto vedere finora. Ma comunque Okafor e Jovic prendono entrambi i 7 perché sono stati decisivi, perché alla fine entrambi in un modo o nell'altro il cartellino lo timbrano quasi sempre, e anche con i pochi minuti giocati. Florenzi prende 6, politico, ha fatto una buonissima parte finale di gara, ma nulla di che. Musa senza voto. Chiudiamo col voto al mister, un altro per il quale il voto non è semplice, perché per la preparazione alla gara, per come l'Udinese ci aveva messo in difficoltà negli anni e per come invece il Milan aveva approcciato tatticamente la gara, il voto poteva essere tranquillamente più alto,
poteva anche essere 7, 7 e mezzo, perché il Milan, per quanto mi riguarda, la partita l'aveva preparata molto bene, tant'è che è riuscita a ripartire anche contro un avversario che difficilmente si fa sorprendere in ripartenza, era riuscito ad attaccarlo centralmente, un avversario che nella zona centrale di campo mette un difensore centrale, 2 braccetti, un centrale basso e 2 mezzali. Quindi praticamente sono 3 più 3 uomini davanti all'area di rigore e nonostante questo comunque il Milan aveva attaccato bene centralmente, facendoli muovere bene. Poi ovviamente sull'1-1 non gli darei grosse colpe su quello che è accaduto, al di là del fatto che Samardžić è partito in maniera troppo solitaria in quella zona di campo, i nostri 2 centrali di centrocampo erano troppo spostati, vabbè, insomma, può essere anche figlio del momento. Il voto un pochino s'abbassa perché la dimostrazione che il Milan ancora non è guarito sta proprio nell'approccio del secondo tempo. Un po' affannato, un po' poco lucido. Porta anche al 2-1 questa poca lucidità e dopo il 2-1 porta alle 2 occasioni grosse che ha avuto l'Udinese per chiudere la partita, sul 3-1. Occasioni che non ci rimangono, tra virgolette, "tanto negli occhi" perché l'Udinese o ha rifinito o ha concluso molto male tra l'altro. Però a noi abbiamo lasciato l'occasione spalancata a una squadra come l'Udinese di farci il 3-1 quando mancavano ancora 20, 25 minuti alla fine e un pochino più di lucidità poteva portare a essere un po' più tranquilli nella gestione della gara. Quindi è un Milan che ancora un po' di affanno lo sente, nonostante pare essere davvero sulla via di guarigione. Quindi la media è tra un 6 e un 7 pieno, 7, 7 e mezzo pieno che porta al 6 e mezzo del voto finale. Detto che comunque il Milan per riprendere una partita del genere ha dimostrato di essere diverso rispetto al recentissimo passato, quando a volte o quando veniva ripreso sul pareggio o quando addirittura si faceva trascinare giù dopo essere andato in vantaggio in una sconfitta, queste partite non le riprendeva praticamente mai, o a volte le riprendeva, ma al massimo restava 2-2 o addirittura come a Bergamo dopo il 2-2 perdeva pure. Quindi insomma l'averla addirittura portata a casa è un buon segnale che questa squadra è sulla via della guarigione. Noi siamo arrivati in chiusura con le pagelle, come detto oggi sono state tra virgolette anche particolarmente difficili da incastrare in un voto numerico le prestazioni di tanti nostri giocatori. Se volete lasciare qua sotto un vostro commento, prego. Se volete mettere like, grazie, e altrimenti ci ritroviamo nelle prossime ore con le clip, ma soprattutto domani con lunedì e il ritorno del classico palinsesto di Radio Rossonera editoriale, obbligo di riscatto, chiama Mina, lunch, talk e lavagna tattica. Grazie a tutti, buona domenica e a dopo.